Ciao a tutti, inchiostri blu, stiamo analizzando quelli. Allora, oggi mettetevi comodi perché abbiamo un bel po' di inchiostri. Diamine. Allora, Diamine principalmente due linee, un produttore americano, quella base, quella per intenderci in calamaio da 30 mm, plastica, nulla di che, l'ho detto altre volte, sembra un campioncino più che un calamaio, però costa poco e ci dà la possibilità di provare un sacco di inchiostri. Per quelli che hanno già scelto l'inchiostro preferito, possono comprarsi il calamaio da 80 millilitri, che è un calamaio in vetro ed è anche bello, diciamo la verità, proprio un classico calamaio di inchiostro. In questo caso viene fornito in una scatola, come vedete qua, nulla di che, una scatola in cartoncino all'interno del quale c'è il calamaio. Oggi ne proviamo un pochettino, userò la stessa penna per evitare di, diciamo, dedicare troppo tempo a questo. Spendiamo una parola sugli inchiostri Diamine. Innanzitutto ha una tavolozza di inchiostri sconfinata, sono davvero tanti, un po' come Noodler, un po' come tutti quei produttori che puntano sulle sfumature. Sì, perché ad esempio oggi vi proporrò un paio di inchiostri, quantomeno il Majestic e l'Oxford Blue, che tutto sommato si equivalgono abbastanza, sembrano quasi essere lo stesso inchiostro, però è vero che hanno delle caratteristiche, scusate, delle sfumature un po' diverse. Allora, insomma, c'è posto per tutti. La caratteristica invece saliente di questi inchiostri è quella della oleosità, della lubrificazione. Sono inchiostri viscosi per un certo verso, perché comunque proteggono il pennino, quindi vanno bene per i pennini fini, quelli ultra sottili, ma consentono anche una scorrevolezza. Ovviamente all'interno della gamma, quindi di tutta la gamma dei colori, a seconda del pigmento, della quantità del pigmento, della diluizione, ci sono degli estremi. Ad esempio oggi vi proporrò due estremi. Da una parte abbiamo il Sargasso Sea, quindi il colore del Mar Sargasso, un bellissimo inchiostro, una bellissima tinta, insieme al Bilberry che differisce un pochettino, e il Blue Black, scusate, insieme al Majestic e Oxford che stanno un po' dall'altra parte. Vediamo subito perché. Cominciamo dal Blue Black. Allora, ci prendiamo la nostra penna di riferimento, ho scelto una Custom 74 della Pilot. Cominciamo, come vi dicevo, col Blue Black. Il Blue Black, questo blu nero, in realtà non è veramente un blu nero. Ink Diamine. Sì, lo è, però insomma se confrontato con altri insomma, non è dei più belli secondo me, questo è il mio parere. E anche tra l'altro oggi faticherete un pochettino a guardare le variazioni, osservare le variazioni cromatiche tra l'uno e l'altro, perché probabilmente ecco, dalla scansione riuscirete a vedere meglio dall'ingrandimento, però visti così è difficile effettivamente valutarli. Il Blue Black a me non piace molto come tinta, però ve l'ho messo qui e ve lo propongo perché ha una qualità, una densità, una viscosità, chiamiamola così, nella sua formulazione che è un inchiostro che va d'accordo con tutti, con tutte le penne, con tutti i pennini, anche quelli più difficili. Un inchiostro che lubrifica moltissimo, un inchiostro pieno, denso, molto piacevole. La tinta è forse la cosa più opinabile, piace o non piace, io preferisco altri Blue Black, quindi questo lo lascio, lo accantono un momentino. Vado a vedere invece due blu che mi piacciono proprio tanto. Allora, comincio col Majestic. Il Majestic è un blu più serio, autoritario, diciamo, non dico reale o, regale o imperiale come altri, ma è uno di quelli, ecco, che se c'è da fare una comunicazione importante, una firma importante, è veramente bello e prestigioso. Infatti, eccolo qua, in diamine. Ovviamente, in questo caso, la copertura che offre Majestic Blue, molto bello, la copertura che offre è identica a quella del Blue Black. Come vedete questo è molto più vivo, è vero che non è così scuro come il Blue Black, però è più vivo e più vibrante. Il Blue Black lo trovo un pochettino seduto. Sono tutte osservazioni e, come ripeto, molto personali, soggettive, quindi opinabili. Voi farete le vostre valutazioni. Comunque anche in questo caso abbiamo un inchiostro, ora l'ho caricato poco, mi dispiace,
abbiamo un inchiostro molto, guardate come permette di scrivere con continuità, senza interruzioni, senza fatica, cioè la viscosità che Diamine mette in campo con i suoi inchiostri, secondo me è davvero encomiabile, e ne fa degli inchiostri prescelti per tutti quei pennini che, soprattutto flessibili, hanno bisogno di una continuità e di una certa attività fra i due rebbi, cioè di mantenere le molecole comunque ravvicinate e non di separarsi come invece inchiostri più liquidi purtroppo fanno. Allora, finalmente negli ultimi tempi è cambiata anche l'etichetta della Diamine. Questa è quella classica che abbiamo sempre visto, etichetta adesiva per carità, bianco e nero, e finalmente arriva qualcosa di un po' più ricercato con il nome dell'inchiostro, in questo caso l'Oxford Blue, scritto sull'etichetta, un'etichetta più lunga, che va a coprire i tre lati del calamaio con questo richiamo qua alla scrittura, ai caratteri sul piano frontale. Insomma, è un po' più gradevole, un po' più bello, tanto è vero che negli inchiostri precedenti c'è il nome dell'inchiostro in questo adesivo stampigliato sul tappo, qui non lo troviamo più perché ce l'abbiamo nell'etichetta. Un passo avanti, sono contento, mi piace. Oxford Blue, beh, ce lo dice il nome stesso, Oxford, quindi andiamo a scoprire un inchiostro senz'altro importante, di quelli autorevoli, di quelli quasi regali, visto che abbiamo ancora la monarchia. Andiamo a scrivere con questo, Ink Diamine. Come vedete appare quasi una via di mezzo fra i due precedenti, tra il Blue Black e il Majestic Blue. Ink Diamine, Oxford Blue. La qualità, la copertura è la medesima, vedete che il comportamento dell'inchiostro è identico agli altri, quindi accumula un pochettino ogni volta che ci si ferma, se rallento scurisce chiaramente, però dal punto di vista della prestazione è veramente bello. Io ho una leggera preferenza per il Majestic Blue, ma stiamo parlando sempre di cose molto personali, perché come vedete siamo ai massimi livelli per quel che riguarda la scrittura. Qui sto provando su un pennino soft fine, soft certo perché è un elastico flessibile, fine perché è fine. Se non esercitassi alcuna pressione, il tratto di questo pennino, come vedete, è davvero un tratto sottile. Lo avete visto nei video dedicati, sottile, pilot, soft fine, e quindi si possono anche, insomma, fare delle griglie molto serrate, molto strette. Andiamo a vedere invece, sempre restando in questa maison Diamine, questi prodotti, questi inchiostri che sono, vi ripeto, tantissimi, perché se aprite il catalogo e cercate il blu ne avete da scorrere almeno una quindicina, se non ricordo male, sono davvero tanti, e questo a noi piace perché tutto sommato possiamo anche un po' giochicchiare, divertirci con questi nostri strumenti di scrittura. Chiudiamo l'Oxford Blue e andiamo ad aprire questi due che ho in calamaio. Allora, questi due qua partiamo dal Sargasso. Allora, il Sargasso è una tinta molto bella e credo anche sia molto indovinata nel nome, perché richiama, o perlomeno insomma suscita alla memoria proprio le onde di questo mare del nord, molto azzurro profondo, un blu che però non è un blu profondo, insomma è proprio il colore del Mar Sargasso come ce lo siamo immaginati nei racconti e come probabilmente molti di voi avranno visto nei documentari. Allora, andiamo a vedere. La caratteristica del Sargasso però è un po' diversa, e cioè è un inchiostro sempre lubrificante, sempre, abbiamo detto, della stirpe Diamine, però è un pochettino meno unto, meno grasso, è un pochettino più acquoso, tanto per usare un termine che ci capiamo tutti. Diamine Sargasso, infatti è più scorrevole degli altri, fuori dubbio. Vedete che anche la mia scrittura è una scrittura, continuo a sporcarmi, non c'è verso, purtroppo
scrivere con la stilografica pur facendo 1000 attenzioni, c'è niente da fare, ci si sporca. Il colore è bello, ma proprio bello bello, un blu, guardate, vedete che è diverso dagli altri, un blu pieno, non è un blu scuro, non è un blu profondo, è un blu molto bello. Anche questo, come dicevo dei Sailor, ma meno dei Sailor, ha un suo odore caratteristico, quindi quando aprite il Sargasso piuttosto che l'Oxford o altri inchiostri sentirete che ha un suo profumo. Vedete che, no, vedete, ve lo dico io, è un pochettino più secco, cioè c'è una base acqua più evidente e meno invece costrutto lubrificante. Da cosa lo notiamo? Lo notiamo, lo vedrete poi nella spiegazione, nel rapporto grafico che vi unirò, lo notiamo dal fatto che negli inchiostri precedenti abbiamo nei punti di accumulo un maggiore effetto shading, cioè rallentando il passo si nota di più come l'inchiostro stagnando scurisca la carta. In questo caso no, perché? Perché, come abbiamo detto altre volte, la formulazione è un po' diversa. Allora, ancora più spostato verso la scorrevolezza piuttosto che la protezione, quindi la lubrificazione. Io ripeto, è un inchiostro che trovo quasi unto per certi versi da quanto è oleoso il diamine sui pennini che hanno bisogno di lubrificazione. Vi dicevo un pochettino più spinto verso invece la scorrevolezza, quindi meno oleoso, è il Bilberry. Il Bilberry che vi mostro adesso è una tinta che a me piace moltissimo, perché ormai chi mi segue sa che mi piacciono i blu che virano un po' verso il viola, e questo ne è una piena testimonianza e devo dire anche ben riuscita. Andiamo a vedere come scrive. È un blu profondo, quasi nero, ma violaceo. Vedete come, se ve ne accorgete, come la penna sia più veloce perché è più scorrevole questo inchiostro. Diamine. Vedete i movimenti come sono più liberi. Bilberry. Perché l'inchiostro frena meno la penna è proprio un blu molto denso che può ricordare il nero quasi quasi. Ma no, è un viola. Però vedete che qua, cioè vedete, io per esempio faccio un pochettino più di fatica, devo un po' adeguare la mano alla richiesta del flusso, perché altrimenti rischierei di rimanere scoperto. Però dall'altra parte è anche vero che questo fatto di essere un inchiostro molto scorrevole mi aiuta dall'altra parte, perché essendo più scorrevole, essendo meno viscoso, raggiunge con velocità il pennino e quindi non lo lascia a vuoto come altri inchiostri, però è vero che lo lubrifica meno. Vi sfido a vedere dalla telecamera a questa distanza le variazioni cromatiche che ci sono, comunque sotto i miei occhi si vedono bene, le vedrete in questo ingrandimento. Vi consiglio, se avete voglia, se vi piace, compratevi un paio di inchiostri diamine, magari di tinte diverse, perché sono ottimi inchiostri e sono un po' diversi da molti che abbiamo a disposizione negli scaffali convenzionali di tanti negozi o cartolibrerie. Magari potete ordinarli e scoprirete un inchiostro che può piacere o non può piacere, ma senz'altro aiuterà molti pennini che avete in casa, e scoprirete anche la possibilità di farli lavorare in maniera diversa, perché magari li avete accantonati perché così non vi piacevano. Vi faccio un'ultima, visto che ho un po' di spazio, vi faccio vedere anche come si comporta con un pennino. Eccolo qua, con un pennino fine, parliamo del Bilberry, il pennino è il Custom 98, un extra fine di misura 3 della Pilot, veramente molto sottile, molto fine. Andiamo a vedere, vi faccio vedere perché io so già come si comporta. Andiamo a vedere qua. Diamine. Bilberry, vado a vedere
Vedete come aiuta la scorrevolezza di questo pennino e addirittura, caspita, è un fine, mi permette di avere una variazione di tratto su un pennino fine? Meraviglia. Questo è un extra fine che non è affatto flessibile. Però Pilot i pennini li sa fare, quindi se avete voglia di caricare un pochettino, non dico che sia un pennino flessibile, però un minimo di variazione di tratto ve la fa ed è molto piacevole. Su questo pennino il Bilberry trova la sua casa e il pennino trova un valido alleato nel Bilberry. Vi ringrazio per avermi seguito, continuate a farlo se vi piace e un saluto a tutti da Marco. Ciao ciao!